Titolo della storia: La tartaruga e la lepre. Capitolo 1: La lepre veloce e la tartaruga lenta. In un prato verde lussureggiante, dove il sole splendeva brillante e i fiori danzavano con la brezza, vivevano una lepre e una tartaruga. La lepre era conosciuta in tutto il prato per la sua incredibile velocità. Le sue lunghe gambe gli permettevano di sfrecciare sui campi più velocemente di chiunque altro. La lepre era molto orgogliosa di questo talento e spesso si vantava con gli altri animali di come nessuno potesse eguagliare la sua velocità. La tartaruga, invece, era nota per la sua natura lenta e costante. Il suo guscio era duro e robusto, ma si muoveva molto lentamente. Non gli importava il suo ritmo, era contento della sua vita e faceva le cose a suo tempo. Gli altri animali ammiravano la sua pazienza e determinazione, anche se sapevano che non era il più veloce. Un pomeriggio soleggiato, la lepre stava sdraiata sotto una grande quercia, crogiolandosi al caldo. Un gruppo di animali si era radunato intorno a lui, ascoltando le sue storie su come vinceva ogni gara a cui partecipava. I suoi racconti erano pieni di orgoglio ed emozione. «Sono l'animale più veloce del prato», dichiarò la lepre gonfiandosi il petto. «Nessuno potrà mai battermi in una gara». La tartaruga, che stava lentamente attraversando il prato, sentì la lepre vantarsi. Si fermò e guardò la lepre con un'espressione pensierosa. Gli altri animali osservarono l'interazione con interesse, intuendo che qualcosa stava per succedere. La tartaruga si avvicinò alla lepre e parlò con calma. «Lepre, ti ho sentito vantarti della tua velocità molte volte. Pensi di potermi battere in una gara?» La lepre rise forte, con le orecchie che si contraggono per il divertimento. «Tu, tartaruga, sei così lento. Non sarebbe affatto una sfida». La tartaruga rispose con voce ferma: «Posso essere lenta, ma sono disposta a gareggiare con te se pensi che sarà così facile». Gli animali intorno a loro ronzavano per l'eccitazione. Una gara tra la lepre veloce e la lenta tartaruga sarebbe un vero spettacolo. Cominciarono a discutere i dettagli della gara, ansiosi di vedere il risultato. La lepre, sicura della sua vittoria, accettò la gara con un sorrisetto. «Va bene, tartaruga. Accetto la tua sfida. Da qui correremo verso la grande quercia dall'altra parte del prato. È una lunga distanza, quindi è meglio che tu sia pronto». La tartaruga annuì, indifferente alle provocazioni della lepre. «Molto bene. Definiamo il giorno della gara e dimostriamo a tutti che anche chi è lento può avere una chance». Mentre gli animali si disperdevano, erano pieni di attesa. La tartaruga e la lepre si prepararono per la gara, ognuna con pensieri diversi in mente. La lepre era sicura di una vittoria facile, mentre la tartaruga era determinata a dare il massimo, indipendentemente dal suo ritmo più lento. E così, il palcoscenico era pronto per una gara che sarebbe diventata una storia per secoli. Non sapevano che questa gara avrebbe insegnato a entrambi, e a tutti gli altri, una preziosa lezione sulla velocità, la perseveranza e il vero significato della vittoria. Capitolo 2. Una gara è pronta. La sfida ha inizio.
Il giorno della gara è apparso chiaro e luminoso. Gli animali del prato si radunarono eccitati attorno alla linea di partenza, segnata da 2 rami alti e frondosi. La grande quercia, il traguardo, si ergeva in lontananza, con i rami che ondeggiavano dolcemente nella brezza. L'attesa nell'aria era densa quasi quanto la rugiada mattutina. La lepre rimbalzava con un'energia illimitata, allungando le gambe e riscaldandosi. Era ansioso di iniziare e mostrare a tutti quanto velocemente poteva vincere. La sua fiducia era evidente e non poteva fare a meno di vantarsi davanti alla folla. Questa sarà la gara più facile di sempre, esclamò. Tornerò qui prima ancora che tu te ne accorga. La tartaruga, invece, era calma e raccolta. Ha fatto passi lenti e deliberati verso la linea di partenza, con gli occhi concentrati e la mente lucida. Non era preoccupato per la dimostrazione di fiducia della lepre. Invece, si stava concentrando sul suo approccio alla gara. Gli animali riuniti per osservare erano un misto di eccitazione e curiosità. Erano particolarmente affascinati dal contrasto tra la rapida energia della lepre e la calma della tartaruga. Alcuni sussurrarono tra loro, chiedendosi se la tartaruga avesse qualche possibilità contro un avversario così veloce. Con l'avvicinarsi del segnale di partenza, l'ufficiale della gara, un vecchio gufo saggio, ha richiamato tutti all'attenzione. Attenzione, tutti! Stiamo per iniziare la corsa tra la lepre e la tartaruga. Ricorda, questa è una prova di perseveranza e abilità. La lepre, riuscendo a malapena a contenere il suo entusiasmo, lanciò un'occhiata alla tartaruga. Sei pronto a perdere, Slowpoke? Schernì. La tartaruga rispose con un sorriso gentile. Vedremo. Sono pronto quando lo sai tu. Il gufo emise un forte grido, segnalando l'inizio della gara. La lepre si allontanò come un fulmine, con le gambe sfocate mentre si dirigeva verso la quercia. Gli animali applaudirono, meravigliati dalla sua incredibile velocità. La tartaruga, come previsto, ha iniziato la gara al suo solito ritmo lento e costante. Faceva ogni passo con uno scopo, tenendo gli occhi fissi sull'albero lontano. La folla guardava con sentimenti contrastanti. Alcuni tifavano per i perdenti, mentre altri erano sicuri che la lepre avrebbe vinto senza sforzo. Quando la lepre arrivò a metà strada, si sentì sicuro e decise di prendersi una piccola pausa. Trovò un posto comodo all'ombra di un albero e si sdraiò per riposare. Ho un sacco di tempo, pensò chiudendo gli occhi. Mi farò un sonnellino e avrò ancora tutto il tempo per vincere. Nel frattempo, la tartaruga continuava ad avanzare, senza mai vacillare nel suo passo. È passato vicino alla lepre che riposava, anche se non si è accorto affatto di lui. La tartaruga rimase concentrata sul traguardo e lui continuò senza fermarsi. Il sole salì più in alto nel cielo e la lepre, sentendosi riposata, si svegliò di soprassalto. Si allungò e si guardò intorno, sorpreso di vedere che la tartaruga era già molto più avanti. «Oh no!» esclamò.
Devo sbrigarmi. Con rinnovata urgenza, la lepre si precipitò via. La sua velocità era in netto contrasto con il costante progresso della tartaruga. Mentre si avvicinava al traguardo, si rese conto di aver sottovalutato la gara e il suo avversario. Gli animali al traguardo erano sul bordo dei sedili e guardavano mentre la tartaruga continuava il suo costante avvicinamento. La determinazione e la perseveranza della tartaruga erano evidenti e la folla iniziò ad applaudire più forte. Quando la lepre si avvicinò, la tartaruga tagliò il traguardo, proprio quando la lepre lo raggiunse. Il prato esultò in segno di gioia per l'inaspettata vittoria della tartaruga. La lepre rimase incredula, e la sua precedente fiducia fu sostituita da un'espressione umile. La gara era finita e la lezione era appena iniziata. La costante determinazione della tartaruga aveva vinto la giornata, dimostrando che a volte la perseveranza e la pazienza sono più preziose della sola velocità. Gli animali hanno festeggiato la vittoria della tartaruga e la lepre ha imparato una preziosa lezione sull'importanza di non sottovalutare gli altri. Capitolo 3. La lepre si vanta di aver vinto. Nei giorni precedenti la gara, la lepre aveva acquisito sempre più fiducia nella sua capacità di vincere. Si vantava spesso con gli altri animali di quanto fosse veloce e di come la corsa con la tartaruga sarebbe stata una passeggiata nel parco. Il prato brulicava di entusiasmo mentre il giorno della gara si avvicinava. La lepre ha usato questo brusio per gonfiare ulteriormente il proprio ego. Se ne andò in giro, raccontando a tutti come si stava già preparando per la sua prossima sfida, che riteneva sarebbe stata ancora più entusiasmante. Renderò questa corsa così facile, si vantò davanti agli uccelli appollaiati sugli alberi. Lo finirò così velocemente che avrò tutto il tempo per rilassarmi e vincere comunque. Sono così veloce. Gli uccellini cinguettarono d'accordo, anche se alcuni erano scettici. Avevano visto la ferma determinazione della tartaruga e sapevano che questa razza poteva non essere così semplice come pensava la lepre. Non contento solo degli uccelli, la lepre continuò a vantarsi. Ha parlato con i cervi che pascolavano nelle vicinanze. Dovresti vedere come lascerò la tartaruga nella polvere. Sono così veloce che non si sfocerà nemmeno nel mio specchietto retrovisore. Il cervo annuì educatamente, ma non poterono fare a meno di sentirsi un po' a disagio. Ammiravano la velocità della lepre, ma sapevano che la tartaruga aveva una qualità di persistenza unica da non sottovalutare. Il vanto della lepre non si è fermato qui. Andò persino dal vecchio gufo saggio, che si stava preparando a supervisionare la gara. Wise Owl, sai che vincerò questa gara facilmente. Sarà la gara più veloce di sempre e io sarò la star dello spettacolo. Il gufo, noto per la sua saggezza, annui semplicemente e rispose: La fiducia è buona, ma ricorda, ogni gara è piena di sorprese. Non si tratta solo di velocità, ma anche di come si affronta la sfida. La lepre salutò le parole del gufo con un gesto sprezzante. Non preoccuparti, gufo. Ho capito tutto. Sono imbattibile. Con l'avvicinarsi del giorno della gara, la lepre continuò a crogiolarsi nella propria gloria.
Ha praticato i suoi sprint più veloci, assicurandosi che tutti sapessero quanto fosse veloce. La sua arroganza cresceva ogni vanto e non si prendeva il tempo di considerare l'approccio costante della tartaruga o la possibilità di un turbamento. Gli altri animali cominciavano a preoccuparsi. A loro piaceva la lepre, ma non apprezzavano la sua eccessiva vanteria. Facevano il tifo silenziosamente per la tartaruga, sperando che potesse mostrare alla lepre un paio di cose sull'umiltà. La tartaruga, nel frattempo, stava adottando un approccio diverso. Si è preparato per la gara con calma e determinazione, concentrandosi sulla sua strategia. Non si lasciò influenzare dalle vanterie della lepre o dall'eccitazione della folla. L'obiettivo della tartaruga era fare del suo meglio, indipendentemente dal linguaggio fiducioso della lepre. Finalmente arrivò il giorno della gara e il prato si riempì di spettatori impazienti. La lepre era piena di energia, pronta a mostrare la sua velocità e vincere la gara. La tartaruga, calma e composta, era pronta ad affrontare la sfida. La linea di partenza era fissata e gli animali si radunarono per guardare lo spettacolo svolgersi. La lepre prese posizione, piena di spavalderia, mentre la tartaruga prese il suo posto con ferma determinazione. Mentre la gara stava per iniziare, la lepre non riuscì a resistere a un ultimo vanto. Preparatevi tutti a stupirvi. Guardami mentre preparo questa gara la più emozionante di sempre, mentre sorpasso la tartaruga in pochissimo tempo. Detto questo, il vecchio gufo saggio alzò le ali e segnò l'inizio della gara. La lepre si allontanò in un attimo, mentre la tartaruga iniziò il suo lento ma costante viaggio. La gara era iniziata e la lezione di umiltà e perseveranza era appena iniziata. Mentre la lepre correva avanti con sicurezza di sé, non aveva ancora imparato che a volte un po' di umiltà e rispetto per l'avversario possono fare la differenza. Capitolo 4. La tartaruga accetta la corsa. Il giorno della grande corsa era arrivato e il prato era in fermento. Animali di tutte le forme e dimensioni si sono riuniti per assistere allo spettacolo. La lepre si stava già esibendo, balzando e balzando con energia, mentre la tartaruga si faceva strada lentamente ma costantemente verso la linea di partenza. I vanti forti e sicuri della lepre avevano suscitato molto interesse. Molti animali erano curiosi di vedere se la tartaruga fosse davvero in grado di resistere all'incredibile velocità della lepre. La tartaruga, invece, era rimasta calma e riservata, con la mente concentrata sulla sfida che lo attendeva. Mentre la folla di animali si sistemava e prendeva posto, il vecchio gufo saggio, che officiava la gara, richiamò l'attenzione. Amici del prato, oggi assistiamo a una gara unica tra la lepre più veloce e la tartaruga più lenta. Vediamo come va a finire. La lepre si gonfiò il petto, guardando gli animali riuniti. Era sicuro che questa gara sarebbe stata una vittoria semplice e veloce. Diede un'occhiata alla tartaruga, che si stava muovendo costantemente verso la linea di partenza. Gli occhi della lepre erano pieni di divertimento. Sei davvero sicuro di volerlo fare? La lepre gridò alla tartaruga, con la voce grondante di sarcasmo. Non vorrei che ti mettessi in imbarazzo.
La tartaruga, come sempre, rimase indifferente ai commenti della lepre. Ha raggiunto la linea di partenza e ha fatto un respiro profondo, concentrandosi sulla gara. Sono pronto, disse con calma. Cominciamo. Gli animali erano ansiosi di vedere come si sarebbe svolta la razza. Il vantarsi della lepre lo aveva messo al centro dell'attenzione, ma molti erano rimasti affascinati dalla calma determinazione della tartaruga. Il contrasto tra i due concorrenti era netto e affascinante. Il vecchio gufo saggio, appollaiato su un ramo in alto, guardò sia la lepre che la tartaruga. Siete pronti entrambi? Chiese, con gli occhi che brillavano di saggezza. La lepre annuì con entusiasmo, mentre la tartaruga annuì con fermezza. Tutto pronto. Preparati. Risuonò la voce del gufo e con un rapido movimento delle ali, segnalò l'inizio della gara. La lepre si lanciò come un razzo, con le gambe confuse. Si precipitò sul prato, sollevando polvere mentre avanzava a tutta velocità. La folla applaudì e si meravigliò della sua velocità. Sembrava che la lepre fosse sulla buona strada per una facile vittoria. La tartaruga, al contrario, ha iniziato la gara al suo ritmo lento e costante. Non ha cercato di eguagliare la velocità della lepre, invece si è concentrato sul mantenimento di un ritmo costante. Faceva ogni passo deliberatamente, con gli occhi fissi sulla lontana quercia che segnava il traguardo. Mentre la lepre correva sempre più avanti, si voltò indietro e vide la tartaruga muoversi lentamente ma costantemente. La fiducia della lepre crebbe ancora più forte. Sarà un gioco da ragazzi, pensò tra sé e sé. Finirò questa gara in pochissimo tempo e avrò ancora molto tempo per rilassarmi. La lepre ha deciso di approfittare della situazione. Trovò un posto comodo sotto un grande albero e si sdraiò, pensando di avere molto tempo da perdere. Mi riposerò un po', disse ad alta voce. Non c'è modo che la tartaruga mi raggiunga. Mentre la lepre riposava, la tartaruga continuò la sua marcia costante. Non era distratto dalla velocità della lepre o dalla folla esultante. La sua attenzione era interamente rivolta alla gara e al raggiungimento del traguardo. Mentre la lepre sonnecchiava pacificamente, il costante progresso della tartaruga continuava. Gli animali che assistevano alla corsa iniziarono a notare la determinazione della tartaruga e ne rimasero sempre più colpiti. Sussurrarono tra loro, riconoscendo che in questa razza poteva esserci di più di quanto avessero inizialmente pensato. Il contrasto tra l'eccessiva sicurezza della lepre e l'approccio costante della tartaruga stava diventando sempre più evidente. La gara si preannunciava una lezione inaspettata di perseveranza e umiltà. Con la linea di partenza molto indietro e il traguardo ancora davanti, la gara era tutt'altro che finita. L'approccio lento ma costante della tartaruga si stava dimostrando molto più di un semplice confronto con la velocità della lepre. Mentre il sole saliva più in alto nel cielo, il prato guardava con il fiato sospeso, ansioso di vedere come sarebbe andata a finire questa insolita gara. Capitolo 5. L'inizio della grande corsa. Il momento della verità era arrivato.
Gli animali del prato erano radunati in attesa, con gli occhi fissi sulla linea di partenza. Il sole brillava intensamente, proiettando lunghe ombre sul campo dove stava per iniziare la gara. La lepre rimbalzava per l'eccitazione, mentre la tartaruga si avvicinava alla linea di partenza con il suo solito atteggiamento calmo. Il vecchio gufo saggio, appollaiato su un ramo sopra la scena, guardava i concorrenti con uno sguardo saggio e consapevole. «Siete pronti entrambi?» chiese, con la voce che riecheggiava nel prato. La lepre, con un sorriso fiducioso, annui avidamente. «Sono pronto a mostrare a tutti quanto sono veloce». La tartaruga, prendendosi il tempo di posizionarsi comodamente, annui semplicemente. «Sono pronto». Il gufo alzò le ali e, con un movimento rapido e ampio, segnò l'inizio della gara. «Tutto pronto. Preparatevi. Andate». In un attimo, la lepre si staccò dalla linea di partenza come un fulmine. Le sue gambe si muovevano con una velocità incredibile e rapidamente scomparve in lontananza. La folla scoppiò in applausi e sussulti, meravigliata dalla rapida partenza della lepre. La tartaruga, al contrario, partì al suo ritmo costante e deliberato. Ogni passaggio è stato misurato e coerente. È andato avanti con calma determinazione, concentrandosi interamente sulla strada da percorrere. Gli animali che assistevano alla corsa erano affascinati dal contrasto tra la partenza rapida della lepre e l'avanzata lenta ma costante della tartaruga. Mentre la lepre si addentrava ulteriormente nel prato, diede un'occhiata alla linea di partenza e vide la tartaruga muoversi al suo ritmo abituale. La lepre non poteva fare a meno di ridere. «Sarà così facile», pensò. «Sarò al traguardo molto prima che la tartaruga arrivi a metà strada». Detto questo, la lepre decise di fare una breve pausa. Trovò un posto all'ombra sotto una grande quercia, un posto comodo dove riposare e godersi il caldo sole. «Farò un sonnellino», rifletté. «Non c'è modo che la tartaruga riesca a raggiungermi». La lepre si sdraiò e chiuse gli occhi, sicura di avere più che abbastanza tempo per rilassarsi. Gli animali che osservavano da bordo campo si scambiarono un'occhiata, stupiti dall'apparente eccessiva sicurezza di sé della lepre. Nel frattempo, la tartaruga continuava il suo passo costante, ignara del riposo della lepre. L'approccio della tartaruga era metodico e lui continuò ad avanzare, con gli occhi fissi sulla quercia lontana. Mentre avanzava, passò vicino ai punti in cui la lepre era passata davanti, ma non vacillò mai secondo il suo ritmo. Il sole si muoveva lentamente nel cielo mentre la corsa continuava. La lepre dormì profondamente sotto la quercia, sognando la sua facile vittoria. La tartaruga, nel frattempo, ha continuato a fare progressi costanti verso il traguardo. Gli animali che osservavano erano sempre più colpiti dalla perseveranza della tartaruga. Col passare del tempo, il pisolino della lepre si trasformò in un sonno profondo. Era completamente all'oscuro del costante progresso della tartaruga e della crescente attesa tra gli abitanti del prato.
La tartaruga, con il suo passo costante, stava facendo progressi significativi verso il traguardo, centimetro dopo centimetro. Il contrasto tra la fiducia imprudente della lepre e la determinazione concentrata della tartaruga stava diventando sempre più pronunciato. La razza si era trasformata in una lezione di pazienza e perseveranza, e gli animali cominciavano a capire il valore dell'approccio costante della tartaruga. Il sole iniziò a scendere più in basso nel cielo, proiettando lunghe ombre sul prato. La gara era tutt'altro che finita ed entrambi i concorrenti avevano le proprie strade da seguire. L'atteggiamento rilassato della lepre e lo sforzo costante della tartaruga stavano preparando il terreno per quella che sarebbe diventata una gara indimenticabile. Con il passare della giornata, l'esito della gara è rimasto incerto. La lepre, ancora addormentata, non aveva idea che la tartaruga avanzasse costantemente verso il traguardo. Gli animali del prato guardavano con il fiato sospeso, ansiosi di vedere come si sarebbe svolta la gara. Capitolo 6. La lepre corre avanti e fa un pisolino. La corsa era iniziata e mentre la tartaruga avanzava costantemente, la lepre era già molto avanti. La sua incredibile velocità gli aveva permesso di coprire rapidamente una distanza significativa. Il prato brulicava di entusiasmo e la folla di animali esultava mentre osservavano il rapido avanzamento della lepre. La lepre, sentendosi trionfante e sicura di sé, si voltò indietro e vide la tartaruga che stava appena iniziando il suo viaggio. Sono molto più avanti, pensò tra sé e sé con un sorrisetto. Ho tutto il tempo del mondo per riposare prima ancora che la tartaruga si avvicini. Avvistando una grande quercia non troppo lontana da dove correva, la lepre decise che era il posto perfetto per fare una pausa. Era sicuro di potersi permettere un breve sonnellino senza preoccuparsi di perdere il vantaggio. La lepre trovò un comodo prato all'ombra della quercia, che era fresco e invitante. La lepre si distese e si mise a suo agio. Si sdraiò sull'erba, sentendo la leggera brezza che frusciava tra le foglie sovrastanti. Questa gara è buona quanto vinta, ha detto ad alta voce. Chiuderò gli occhi per un po' e mi godrò il resto. Mentre si sistemava, gli occhi della lepre si fecero pesanti. Cadde rapidamente in un sonno profondo e tranquillo, con il respiro lento e costante. Il sole splendeva calorosamente sul pelo della lepre e i dolci rumori del prato lo cullarono in un sonno profondo. Nel frattempo, la tartaruga ha continuato il suo passo costante, avanzando lungo il sentiero verso il traguardo. Faceva ogni passo con cura e precisione, determinato a dare il massimo nonostante l'impressionante vantaggio della lepre. La tartaruga si stava preparando per questa gara con una determinazione calma e incrollabile, e non era distratto dal comportamento vanaglorioso della lepre o dall'eccitazione della folla. Mentre la tartaruga si faceva strada lungo l'ippodromo, notò lo splendido scenario che lo circondava. Ha visto i fiori sbocciare nei campi e ha sentito il canto degli uccelli sugli alberi. Sebbene si muovesse lentamente, trovò gioia nel viaggio stesso. Gli altri animali nel prato continuavano a guardare lo svolgersi della gara. Rimasero affascinati dalla scelta della lepre di fare un pisolino mentre la tartaruga avanzava costantemente. Il contrasto tra la noncuranza della lepre e la diligenza della tartaruga stava diventando sempre più evidente.
Il sole attraversò il cielo e il tempo sembrò passare lentamente per la lepre, che rimase profondamente addormentata. La tartaruga, tuttavia, stava facendo progressi costanti verso il traguardo. Mentre si avvicinava alla metà strada, la folla iniziò a tifare per lui, ammirando la sua tenacia. All'insaputa della lepre, la tartaruga si avvicinava sempre di più al traguardo. Il sonnellino della lepre si era allungato più a lungo del previsto. Nel sonno profondo, era completamente all'oscuro di come si stava svolgendo la gara. Con il passare del pomeriggio, le ombre si allungarono e la temperatura iniziò a raffreddarsi. Il passo costante della tartaruga è rimasto ininterrotto e si stava avvicinando al tratto finale della gara. Gli animali che guardavano da bordo campo iniziarono a sussurrare tra loro, rendendosi conto che l'approccio della tartaruga si stava rivelando una seria sfida all'eccessiva sicurezza di sé della lepre. Alla fine, la lepre iniziò a muoversi. Si svegliò di soprassalto, allungandosi e sbadigliando mentre si massaggiava gli occhi. Il sole era più basso nel cielo e all'improvviso si ricordò della gara. Devo aver dormito più a lungo del previsto, disse, con il panico che si insinuava nella sua voce. La lepre balzò in piedi e si guardò intorno, rendendosi subito conto che la tartaruga non si vedeva da nessuna parte. Il suo cuore batteva all'impazzata mentre correva verso il traguardo, sostituita da un crescente senso di urgenza. Mentre la lepre correva, si voltò indietro e vide la tartaruga avvicinarsi costantemente al traguardo. La lepre si sforzò di correre più veloce che poteva, ma la corsa era tutt'altro che finita. La lezione di umiltà e perseveranza si stava svolgendo davanti agli occhi di tutti gli abitanti del prato. Con il traguardo in vista, la lepre sapeva di dover recuperare velocemente. La gara era ancora molto in corso e l'approccio costante della tartaruga aveva trasformato la competizione in una sfida inaspettata ed emozionante. Capitolo 7. La tartaruga si muove lentamente ma costantemente. Il sole pomeridiano proiettava lunghe ombre sul prato mentre la gara continuava. Mentre la lepre faceva un sonnellino inaspettato, la tartaruga continuò con incrollabile determinazione. Il suo passo è rimasto costante e deciso. Ogni passo è una testimonianza del suo impegno e della sua perseveranza. La folla di animali stava osservando con crescente impazienza mentre la tartaruga si muoveva costantemente lungo l'ippodromo. Rimasero stupiti dalla sua tenacia e dalla sua calma concentrazione, soprattutto dopo aver visto la precedente eccessiva sicurezza di sé della lepre. Mentre la tartaruga attraversava il prato, superò monumenti familiari e proseguì verso la grande quercia che segnava il traguardo. Il percorso era lungo, ma la determinazione della tartaruga era forte. Non aveva fretta né vacillava, manteneva il suo ritmo costante, ignorando le distrazioni che lo circondavano. A ogni passo, la tartaruga si avvicinava alla sua meta. Gli animali lo rallegravano, e il loro incoraggiamento cresceva man mano che avanzava. Il costante progresso della tartaruga stava diventando fonte di ispirazione per molti. La sua capacità di continuare ad andare avanti, non importa quanto lentamente, era un potente promemoria del valore della perseveranza. Il sole scendeva più in basso nel cielo e le ombre si allungavano man mano che il giorno avanzava.
La tartaruga rimase concentrata sul traguardo, con gli occhi fissi sulla quercia che segnava la fine della gara. Provava un senso di calma e determinazione, sapendo che stava facendo del suo meglio. La lepre, dopo essersi risvegliata dal suo sonnellino, correva a tutta velocità verso il traguardo. Si guardò intorno con ansia, sperando di recuperare e vincere comunque la gara. Mentre si avvicinava al traguardo, vide la tartaruga farsi strada lentamente ma costantemente. Il cuore della lepre batteva all'impazzata con un misto di frustrazione e determinazione. Si sforzò di correre più veloce, ma sapeva che la tartaruga si stava avvicinando sempre di più al traguardo. La gara si stava rivelando più impegnativa di quanto si aspettasse. Gli applausi della folla si fecero più forti man mano che la tartaruga si avvicinava all'ultimo tratto. Ora facevano il tifo per la tartaruga, stupiti dalla sua perseveranza e dal dramma in corso della razza. La precedente fiducia della lepre si era trasformata in un senso di urgenza mentre correva verso il traguardo. Mentre la tartaruga continuava la sua marcia costante, passò accanto ad animali esultanti che lo incoraggiavano a ogni passo. Il traguardo era ormai vicino e la tartaruga sentì un'ondata di motivazione. Sapeva che il suo ritmo costante lo aveva portato lontano ed era determinato a portare avanti la gara fino alla fine. La lepre, avvicinandosi al traguardo, stava correndo con tutte le sue forze. Riusciva a vedere la tartaruga che si muoveva costantemente, ma non troppo lontano dal traguardo. La lepre respirò a pieni polmoni mentre si sforzava di più, sperando di recuperare il tempo perso. A ogni passo, la tartaruga si avvicinava al traguardo. La quercia si profilava imponente nella sua visione e gli applausi della folla si facevano più forti e incoraggianti. La tartaruga provò un senso di orgoglio e realizzazione, sapendo di essere rimasto fedele al suo approccio costante. Alla fine, la tartaruga raggiunse il traguardo. Con un ultimo passo deciso, lo attraversò, con il viso raggiante per la soddisfazione di aver dato il massimo. La folla è scoppiata in allegria, celebrando l'incredibile risultato della tartaruga. Quando la lepre arrivò al traguardo, vide la tartaruga in piedi, vittoriosa. La lepre cadde in faccia e lui si fermò, ansimando pesantemente. La corsa si era rivelata un'esperienza umiliante e la lepre aveva imparato una lezione preziosa sull'importanza della tenacia e dell'umiltà. Il prato era pieno di applausi e applausi per la tartaruga, che aveva dimostrato che la lentezza e la costanza potevano davvero vincere la gara. La lepre, riprendendo fiato, si avvicinò alla tartaruga e le porse le sue sincere congratulazioni. Ben fatto, tartaruga. Ti ho sottovalutato. Mi hai mostrato il vero significato della perseveranza. La tartaruga sorrise gentilmente. Grazie, lepre. Non si trattava di velocità, ma di fare del mio meglio e non mollare mai. La gara era finita e la lezione appresa era chiara. La perseveranza e la determinazione spesso portano al successo, anche di fronte a sfide apparentemente insormontabili.
Il prato celebrò la vittoria della tartaruga e la lepre se ne andò con un ritrovato rispetto per il suo avversario e una preziosa lezione appresa. Capitolo 8. La lepre impara una lezione di umiltà. Il sole stava tramontando, proiettando una luce calda e dorata sul prato. La gara si era conclusa e gli animali si radunarono intorno al traguardo per celebrare l'inaspettata vittoria della tartaruga. L'atmosfera era di gioia e cameratismo e l'aria era piena di applausi e applausi. La tartaruga rimase in piedi con orgoglio. La sua ferma determinazione gli aveva fatto guadagnare il rispetto e l'ammirazione di tutti coloro che avevano assistito alla gara. La lepre, tuttavia, si è avvicinata al traguardo con un misto di delusione e umiltà. Aveva sottovalutato la tartaruga e aveva imparato una dura lezione sul valore della perseveranza. Mentre la folla continuava a tifare per la tartaruga, la lepre trovò un posto tranquillo sotto un albero e si sedette. Si guardò intorno, osservò le facce felici degli animali e rifletté sulla sua esperienza. La precedente fiducia ed eccessiva sicurezza della lepre erano state sostituite da un profondo senso di realizzazione. Sapeva di aver commesso degli errori ed era pronto ad affrontarli. La tartaruga, vedendo la lepre seduta da sola, decise di avvicinarsi a lui. Il viso della tartaruga era ancora raggiante per la gioia della vittoria, ma riconobbe l'importanza di offrire gentilezza al suo concorrente. Si avvicinò alla lepre, che alzò lo sguardo con un misto di apprensione e curiosità. «Ciao, lepre», disse gentilmente la tartaruga. «Hai corso una bella gara. Sono lieto che entrambi abbiamo potuto partecipare a questo evento». La lepre alzò lo sguardo, con gli occhi che riflettevano un misto di rimpianto e ammirazione. «Grazie, tartaruga. Ero troppo sicuro di me stesso e non prendevo la gara abbastanza sul serio. Pensavo di poter vincere facilmente, ma mi hai dimostrato che la perseveranza e lo sforzo costante sono importanti tanto quanto la velocità». La tartaruga annui, comprendendo i sentimenti della lepre. «Va bene, lepre. Abbiamo tutti qualcosa da imparare dalle nostre esperienze. L'importante è prendere a cuore queste lezioni e crescere da esse». La lepre fece un respiro profondo e disse: «Ho imparato molto oggi. Non si tratta solo di essere il più veloce o il migliore in qualcosa. Si tratta di impegnarsi, rimanere concentrati e non sottovalutare mai gli altri. La tua determinazione me lo ha insegnato davvero». La tartaruga sorrise calorosamente. «Sono felice che tu la veda in questo modo. Ognuno di noi ha i propri punti di forza ed è importante rispettarli e apprezzarli. La gara è stata una sfida per entrambi ed entrambi abbiamo avuto la nostra parte da fare. Gli animali si sono radunati per congratularsi con entrambi i concorrenti. Riconobbero l'umiltà della lepre e la ferma determinazione della tartaruga. Il prato era pieno di un senso di unità e comprensione, mentre gli animali celebravano le lezioni apprese dalla razza. Mentre il giorno si faceva sera, la lepre e la tartaruga continuarono a parlare. Hanno condiviso i loro pensieri ed esperienze e la conversazione si è trasformata in una ritrovata amicizia.
Il rispetto della lepre per la tartaruga crebbe e la tartaruga apprezzò la volontà della lepre di imparare e crescere. Il vecchio gufo saggio, che aveva osservato l'intera razza e le conseguenze, volò giù per unirsi a loro. Ben fatto, tutti e due. Hai dimostrato che una gara non si limita a vincere. La vera vittoria sta nell'imparare dalle nostre esperienze e nel mostrare rispetto reciproco. La lepre e la tartaruga annuirono d'accordo. Sapevano che la razza aveva insegnato loro preziose lezioni sulla perseveranza, l'umiltà e l'amicizia. Mentre il prato si calmava per la sera, gli animali continuarono a parlare della razza e delle lezioni apprese, grati per l'esperienza. La lepre e la tartaruga, ora amiche, hanno pianificato di lavorare insieme sulle sfide future. Si sono resi conto che combinando i loro punti di forza e imparando gli uni dagli altri, potevano ottenere cose ancora più grandi. La gara era giunta al termine, ma le lezioni che ne derivavano sarebbero rimaste con loro per molto tempo. Il prato ha celebrato non solo la vittoria della tartaruga, ma anche la crescita e la comprensione derivanti dall'esperienza. Così, la storia della lepre e della tartaruga è diventata una favola amata nel prato, ricordando a tutti i valori della perseveranza, dell'umiltà e del rispetto reciproco. Capitolo 9. Il prato celebra e riflette. Mentre il sole tramontava e il cielo si tingeva di sfumature di rosa e arancione, il prato brulicava di entusiasmo e festa. Gli animali si riunirono in un grande cerchio attorno alla quercia, dove la corsa era terminata. L'atmosfera era festosa, piena di applausi, risate e un senso di unità. La tartaruga, circondata da amici e ammiratori, era al centro dell'attenzione. Il suo approccio costante e determinato gli aveva fatto guadagnare il rispetto e l'ammirazione di tutti. Anche la lepre, sebbene si sentisse ancora un po' umiliata, ha partecipato alla celebrazione, dopo aver imparato preziose lezioni dall'esperienza. Gli animali iniziarono a condividere i loro pensieri sulla razza, riflettendo su ciò che avevano imparato. Il vecchio e saggio gufo, che aveva supervisionato la corsa e le sue conseguenze, occupò una posizione di primo piano al centro del raduno. I suoi occhi saggi osservarono la folla mentre si preparava a parlare. Amici, iniziò il gufo, con la voce che risuonava nel prato, oggi abbiamo assistito a un evento straordinario. La corsa tra la lepre e la tartaruga ci ha dimostrato che il successo non è solo questione di velocità o forza. Riguarda la perseveranza, l'umiltà e la volontà di imparare dalle nostre esperienze. Gli animali annuirono in segno di approvazione. I loro volti riflettevano la saggezza delle parole del gufo. La lepre, in piedi accanto alla tartaruga, guardò la folla con ritrovata comprensione. Era arrivato ad apprezzare l'importanza non solo delle sue capacità, ma anche delle qualità che la tartaruga aveva dimostrato. La tartaruga, provando un profondo senso di soddisfazione, si rivolse alla folla. Sono grato per il sostegno e l'incoraggiamento di tutti voi. La gara non significava solo vincere, si trattava di dare il massimo e dimostrare che anche un progresso lento e costante può portare al successo. Spero che tutti possiamo trarre qualcosa di prezioso da questa esperienza. Gli animali applaudirono, applaudendo le parole della tartaruga.
Hanno apprezzato la sua umiltà e la lezione che aveva condiviso. La lepre si fece avanti, pronta a parlare. Voglio ringraziare tutti voi per il vostro sostegno, ha detto la lepre. Ho imparato molto da questa gara. Ora mi rendo conto che essere veloci non è tutto. È importante rispettare gli altri, rimanere concentrati e non dare nulla per scontato. La tartaruga mi ha dimostrato che il vero successo deriva dalla perseveranza e dalla dedizione. La folla applaudì ed esultò nuovamente, riconoscendo la crescita della lepre e le lezioni che aveva imparato. L'atmosfera era di festa e cameratismo, mentre gli animali riflettevano sulla razza e sui suoi significati più ampi. Quando calò la notte e le stelle iniziarono a brillare nel cielo, gli animali continuarono a festeggiare. Condividevano storie, cantavano canzoni e si godevano una festa a base di frutta e bacche. Il prato era pieno di calore e gioia, mentre tutti si riunivano per onorare le lezioni apprese dalla gara. La tartaruga e la lepre si sono mescolati alla folla, condividendo le loro esperienze e parlando dei loro piani per il futuro. La lepre aveva espresso il desiderio di usare la sua velocità per aiutare gli altri e per essere più consapevole del suo approccio. La tartaruga non vedeva l'ora di lavorare insieme alla lepre su nuove sfide e avventure. Il vecchio e saggio gufo, appollaiato su un ramo in alto, osservava i festeggiamenti con un senso di soddisfazione. Sapeva che la gara era stata più di una semplice competizione, era stata un'opportunità di crescita, comprensione e amicizia. Man mano che la notte si faceva più profonda, gli animali iniziarono a salutarsi e a tornare alle loro case. Il prato, un tempo pieno dell'emozione della gara, ora si è calmato in una quiete pacifica. Le stelle brillavano intensamente, ricordando le lezioni apprese e i legami che si erano formati. La storia della lepre e della tartaruga è diventata una storia cara nel prato, tramandata di generazione in generazione come promemoria dei valori di perseveranza, umiltà e rispetto. La gara era giunta al termine, ma le lezioni e le amicizie formate sarebbero durate tutta la vita. E così, sotto lo sguardo attento del vecchio gufo saggio e delle stelle scintillanti, il prato accolse le lezioni della razza, in attesa di un futuro pieno di comprensione, cooperazione e rispetto reciproco. Capitolo 10. Una nuova sfida e un nuovo inizio. Mentre il prato tornava a una tranquilla routine dopo l'emozione della corsa, la lepre e la tartaruga iniziarono a riflettere sul futuro. Entrambi avevano imparato lezioni preziose dalla loro esperienza ed erano ansiosi di usare le loro nuove intuizioni per intraprendere nuove avventure. Una mattina frizzante, la lepre e la tartaruga si incontrarono sul bordo del prato, con il morale alto e la mente piena di possibilità. La lepre, desiderosa di fare ammenda per la sua precedente eccessiva sicurezza, suggerì: perché non inventiamo una nuova sfida insieme? Qualcosa che può aiutarci a continuare a crescere e a lavorare in squadra. La tartaruga, soddisfatta del suggerimento della lepre, annui in segno di approvazione. Sembra un'idea meravigliosa. Pensiamo a una sfida che ci consenta di utilizzare sia i nostri punti di forza che le nostre competenze. Mentre camminavano lungo il bordo del prato, la lepre e la tartaruga discussero varie idee.
Hanno preso in considerazione sfide che avrebbero messo alla prova la loro velocità, resistenza e lavoro di squadra. Dopo molte riflessioni e discussioni, hanno accettato una nuova sfida che ritenevano sarebbe stata sia entusiasmante che vantaggiosa per tutti i presenti nel prato. Potremmo organizzare una staffetta, propose la lepre, in cui squadre di animali lavorino insieme per passare il testimone da uno all'altro. In questo modo, possiamo combinare la velocità con il lavoro di squadra e garantire che tutti contribuiscano al successo del proprio team. La tartaruga acconsentì con entusiasmo. È un'ottima idea. Darà a tutti gli animali la possibilità di partecipare, mostrare le proprie abilità e imparare il valore del lavorare insieme. Possiamo renderlo un evento divertente e inclusivo. Con il loro piano in atto, la lepre e la tartaruga si misero a organizzare la staffetta. Hanno visitato le diverse comunità animali del prato, spiegando il concetto e invitando tutti a partecipare. La risposta è stata estremamente positiva e presto l'intero prato si è riempito di entusiasmo per il prossimo evento. Arrivò il giorno della staffetta e il prato si trasformò in uno scenario vivace e vivace. Erano appesi striscioni e bandiere colorate segnavano l'ippodromo. Squadre di animali si sono riunite sulla linea di partenza, ognuna desiderosa di partecipare e mostrare le proprie abilità. Il vecchio e saggio gufo, che aveva supervisionato la razza precedente, fu nuovamente chiamato a ufficiare. Benvenuti tutti alla staffetta Great Meadow, annunciò il gufo. Oggi celebriamo non solo i nostri talenti individuali, ma anche il potere del lavoro di squadra e della cooperazione. Gli animali esultarono all'inizio della staffetta. La lepre e la tartaruga erano sulla linea di partenza, pronte a partecipare all'evento e dare l'esempio. Ogni squadra aveva un mix di animali diversi, ognuno con i propri punti di forza unici. La gara era divisa in più tappe, con ogni animale responsabile del completamento di una parte del percorso prima di passare il testimone al proprio compagno di squadra. La lepre, con la sua incredibile velocità, ha affrontato una delle zampe più veloci, mentre la tartaruga, con il suo passo costante e affidabile, ha affrontato un segmento più impegnativo. Con il progredire della gara, è diventato chiaro che il successo di ogni squadra dipendeva non solo dalla velocità dei singoli membri, ma dalla loro capacità di lavorare insieme e sostenersi a vicenda. Gli animali incoraggiavano i compagni di squadra, tifavano per i rivali e festeggiavano ogni passaggio di testimone riuscito. La staffetta si è rivelata un successo clamoroso. Gli animali hanno imparato l'importanza della collaborazione, della comunicazione e del sostegno reciproco. L'evento ha favorito un senso di unità e cameratismo all'interno del prato. Quando l'ultima tappa della gara si è conclusa e l'ultima squadra ha tagliato il traguardo, il prato è scoppiato in applausi e applausi. La lepre e la tartaruga, in piedi fianco a fianco, hanno sorriso all'esito positivo della loro collaborazione. Il vecchio gufo saggio volò giù per rivolgersi ancora una volta alla folla. La staffetta di oggi ci ha dimostrato il valore di lavorare insieme e unire i nostri punti di forza. Abbiamo visto che il successo non riguarda solo i risultati individuali, ma anche il modo in cui ci sosteniamo e ci sosteniamo a vicenda. Gli animali si radunarono attorno alla lepre e alla tartaruga,
esprimendo gratitudine e ammirazione. La staffetta non è stata solo un evento divertente ed emozionante, ma anche un potente promemoria delle lezioni apprese dalla gara precedente. Mentre il sole tramontava e il prato iniziava a calmarsi, la lepre e la tartaruga riflettevano sugli eventi della giornata. Erano orgogliosi di ciò che avevano realizzato insieme e attendevano con impazienza maggiori opportunità di collaborazione e crescita. La storia della lepre e della tartaruga ha continuato a ispirare gli abitanti del prato. La staffetta era diventata una nuova tradizione che celebrava il lavoro di squadra, la perseveranza e l'amicizia. Il prato prosperò grazie a un rinnovato senso di unità e comprensione e le lezioni della razza rimasero una parte preziosa della loro storia condivisa. E così, con le stelle che brillavano sopra la testa e il suono delle risate e della festa che aleggiava nell'aria, il prato ha abbracciato il suo nuovo inizio, pronto per qualsiasi avventura e sfida lo attendesse.